Buongiorno a tutti, sono Michela Colombero. Oggi ho preparato uno sformato di cavolfiore e coste molto semplice che può anche aiutarci nel caso in cui ad esempio abbiamo avanzato della verdura cotta e vogliamo riutilizzarla. Nel mio caso ho utilizzato 2 uova intere ed un rosso d'uovo a parte, 175 g di cavolfiore cotto precedentemente, 50 g di farina di mandorle, 2 cucchiai di olio evo oppure altro grasso che preferiamo, 150 g di yogurt greco, 5-6 foglie di coste, togliendo la parte bianca, quella più dura, e sale quanto basta. Facoltative poi sono le spezie. Allora, il primo ingrediente che sono andata a utilizzare è stata la farina di mandorle che ho messo in una ciotola. Ho aggiunto il sale e le 2 uova intere. Ho poi frullato il cavolfiore con il mini primer e l'ho aggiunto appunto a questo composto di uova. Ho messo l'olio ed in ultimo lo yogurt greco che ho amalgamato, risultandone una crema bella densa. A questo punto a scelta si possono utilizzare le spezie che più preferiamo. Io non sono particolarmente amante di tante spezie, quindi vedete che non ne ho messe. Nel frattempo ho preso le foglie delle coste e le ho messe con pochissima acqua in una pentola e le ho fatte sbollentare giusto qualche minuto. Ho quindi messo su una teglia foderata di carta forno le foglie che avevo sbollentato, cercando di creare una base, lasciando lateralmente le foglie un po' più alte così da poi richiuderle sul composto che poi ho versato all'interno. Quindi con le stesse punte ho richiuso, diciamo, questo sformato su se stesso. A questo punto ho spennellato con il rosso d'uovo, con l'aiuto di un pennello in silicone, la parte esterna di questo sformato, quindi ho spennellato sulle foglie richiuse. Ho riscaldato il forno a 170 gradi per circa 25 minuti. Siccome il mio forno è abbastanza potente ed è solo ventilato, io ho prima di tutto coperto con un altro foglio di carta forno lo sformato così che non bruciasse e solamente gli ultimi minuti l'ho poi tolto per finire di asciugarsi e fare la crosticina. Ecco che il nostro sformato con riciclo di verdura avanzata è pronto. Poi lo si può naturalmente servire con all'interno del pasto altra verdura, con della carne, si presta a molte idee da aggiungere insieme. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Non vi dimenticate di farci sapere se vi piace il nostro canale iscrivendovi, attivando la campanella e potrete ricevere sempre le nostre ricette ogni volta che ne postiamo una. Non dimenticatevi di iscrivervi anche al nostro gruppo Chetogenica in Fantasia e vi aspetto alla prossima ricetta. Buona giornata!